Tutti entrano in una stanza e si siedono. Voi entrate, leggete l'aria, scansionate i toni, capite cosa prova ognuno e nessuno vi ha mai chiesto di farlo. Notate cose che gli altri non vedono e a volte vorreste semplicemente smettere. Se questa frase vi suona familiare, quello che sto per raccontarvi sulla psicologia dell'iperconsapevolezza vi darà finalmente le parole che cercavate da tempo. Non è un disturbo, non è un difetto, è qualcosa di molto più profondo e tra poco capirete esattamente cosa. La coscienza, per dirla in questo modo, è una forma di luce a sé stante. Non è uno strumento che ti guida nei luoghi bui o ti aiuta a trovare una via d'uscita. È più simile a una lampada sul soffitto che non si spegne mai. Illumina ogni cosa, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e non, compresi i dettagli più minuziosi, che la tua mente possa concepire. Anche quando sei stanco, anche quando la tua anima vuole riposare nella morbidezza del non sapere, quella luce rimane accesa e non ti permette di riposare. Mentre altre persone non sono così attente ai dettagli, vivono con una luce attenuata, che per loro è sufficiente. Vedono ciò che devono vedere e lasciano che il resto si confonda con lo sfondo. Ma alcune menti non riconoscono quel filtro. Per loro, la consapevolezza è sempre al massimo e qualunque cosa facciano, non possono impedirlo. Visto l'esterno, questo può essere percepito come un vantaggio e ciò che potrebbe sembrare intelligenza o profondità spesso si trasforma in qualcosa di molto preciso. Vivere in una casa senza tende alle finestre, dove nulla svanisce, nulla si confonde e nulla scompare veramente. Ogni dettaglio rimane, ogni sfumatura si impone con la stessa forza di un urlo in una stanza vuota. Quando la tua mente non si spegne mai, non ti limiti a vivere i momenti, li osservi. Percepisci ciò che non viene detto prima, ancora che venga espresso. Capisci, prima ancora che le parole vengano pronunciate. Ti accorgi quando qualcosa non va molto, prima che lo facciano gli altri, come se sei una sorta di sensibilità umana che si forma dentro di te. Forse nessuno te l'ha mai detto prima, ma ora, sentendolo ti senti parte di questo gruppo. Questa sensazione è che anche nel tuo tempo libero, anche nel tuo silenzio, il tuo cervello non smette mai di scrutare, leggere e commentare. Non è perché vuoi pensare troppo. Il tuo sistema nervoso non smette mai di cercare, impedendo questo. E tu hai creato un programma del genere per te stesso. È come un radar che gira costantemente, che all'inizio nessuno capiva tranne te, che capta i segnali, elaborando le informazioni che nessun altro considerava degne di attenzione. Ed è proprio questo il paradosso che quasi nessuno riesce mai a cogliere appieno. Questo livello di consapevolezza non è sempre un dono. A volte è quella parte di te che non ti lascia riposare, che non ti permette di dedicare del tempo a te stesso. Una mente così sveglia da aver dimenticato come si fa a dormire. Una mente così attenta da non riuscire più a distinguere tra ciò che merita attenzione e ciò che può essere trascurato. La psicologia chiama questo processo metacognizione, la capacità di riflettere sul proprio modo di pensare. Si chiama un momento di consapevolezza, un tipo di consapevolezza che le persone non hanno sempre, ma che si manifesta di tanto in tanto. Per chi è iperconsapevole, tuttavia, non si spegne quasi mai. Non provi semplicemente un'emozione, la noti immediatamente. Poi ti chiedi perché la stai provando. Poi valuti se ha senso provarla in quel contesto. Poi ti chiedi cosa dice di te come persona. Prima ancora che accada, vedi già con grande certezza cosa sta per accadere, ma è proprio qui,
che la questione diventa davvero interessante. La tristezza e la gioia non arrivano mai da sole. Portano con sé così tante domande che non sapete se gioire o rispondere a tutte quelle domande che vi travolgono. È giustificata? È proporzionata alla situazione? Appartiene al passato o al presente? Persino la gioia non viene risparmiata da questo esame costante. Potete sentirvi felici e quasi simultaneamente uscire da quel momento, osservandovi essere felici. E proprio in quell'istante vi ponete la domanda: questa felicità quanto durerà? È come ballare controllando costantemente il proprio riflesso nello specchio. Potete perfezionare i passi, ma perdete la musica che vi ha fatto muovere. Questo secondo livello di osservazione crea profondità, ma crea anche una distanza sottile e dolorosa. E la parte peggiore è che perdete la felicità di quel momento. Vivete a metà e monitorate l'altra metà con occhio critico. Col tempo, la vita interiore si trasforma in una forma silenziosa di sorveglianza. I pensieri vengono controllati, le emozioni revisionate, le reazioni filtrate, prima che possano atterrare. E questo ci porta a qualcosa che riguarda il vostro corpo, non solo la mente. La psicologia lo chiama interocezione, la capacità di percepire stati interni come il battito cardiaco, il respiro, la tensione muscolare e le sensazioni più sottili. Voi lo avete sviluppato utilizzandolo attivamente per tutta la vita, plasmando voi stessi in quella forma. Non sentite semplicemente l'ansia come concetto astratto. Notate il battito che cambia ritmo, prima ancora che il pensiero conscio arrivi a dare un nome a ciò che provate. Percepite il petto che si stringe, il respiro che si accorcia, i muscoli che si contraggono. Non solo nella mente, ma anche a livello fisico lo sentite, come se qualcosa stesse per accadere. Qualcosa non va. Qualcosa sta arrivando. L'ironia è che questa sensibilità non si è sviluppata per danneggiarvi, si è sviluppata per proteggervi. Un corpo che ha imparato a restare allerta ha semplicemente imparato a rilevare i cambiamenti in anticipo rispetto agli altri. Nella vostra vita concreta, dove emerge tutto questo? Probabilmente nell'infanzia, in quei primi anni formativi e decisivi. Per molte persone, l'iperconsapevolezza non nasce come tratto caratteriale innato, ma come adattamento a circostanze precise. In ambienti dove le emozioni erano imprevedibili, dove gli umori potevano cambiare senza preavviso, la consapevolezza non era facoltativa, era necessaria per sopravvivere. Da bambini avete imparato a scansionare la stanza nel momento in cui entravate, a percepire il tono prima delle parole, a sentire la temperatura emotiva prima di decidere se parlare o restare in silenzio. Nessuno ve l'ha insegnato esplicitamente. Il vostro sistema nervoso l'ha imparato per voi, silenziosamente e automaticamente. Ma ecco il punto fondamentale: come liberarsi da questa sensazione? La soluzione all'iperconsapevolezza non è chiudere gli occhi davanti a tutto ciò che vi circonda. È semplicemente caricare meno significato su ciò che vedete. Non ogni silenzio è un messaggio nascosto. A volte le persone sono semplicemente stanche o distratte. Non ogni emozione richiede un'azione immediata. I sentimenti possono attraversarvi senza dover essere risolti o analizzati. Non ogni intuizione ha bisogno di espressione verbale. Alcune comprensioni sono fatte per essere tenute dentro, senza agire, senza condividere con nessuno. Se riuscite a formare questo nella vostra mente, vivrete il momento e sarete più felici. Quando la consapevolezza viene ammorbidita dall'accettazione, smette di sembrare un riflettore puntato addosso e inizia a sentirsi come calore avvolgente. Non cercate più di controllare ogni possibile esito.
E quando gli altri sono in silenzio, non sentite più il bisogno di trovare una risposta. Ora capite che non in ogni evento debba necessariamente esserci un significato. Alcuni momenti sono fatti per essere sentiti, non spiegati. Continuate a notare profondamente, ma senza aggrapparvi a ogni dettaglio. Continuate a sentire intensamente, ma lasciando che le emozioni vi attraversino, senza interrogarle. La presenza sostituisce la previsione. La curiosità sostituisce la paura.